Ciao a tutte e bentornate sul mio canale. Oggi vi propongo questo mio nuovo progetto, la Granny Square in Lurex. Ho voluto creare una versione un po' più elegante. Già per chi mi segue da un po' di tempo, questo è il mio terzo tutorial sempre dedicato a questo tipo di borse. A questo punto iniziamo subito. Vi mostro adesso tutto l'occorrente per realizzare questo progetto. Partiamo dal cordino. Io utilizzerò il cordino Swan Regular, in questo caso il Lurex, nella tonalità di grigio con il Lurex argento, anche quello nero sempre con il Lurex argento, mettiamo qui così lo vedete bene, e poi anche del grigio scuro senza Lurex. Come quantità ne serviranno circa 350 grammi, ovviamente se la fate un po' come la mia, come grandezza e come tutto. Poi chiaramente se voi volete, questo lo dico sempre, preferire farla monocolore o utilizzare altri colori o anche più colori, questo chiaramente si può fare senza problemi in base anche alle vostre esigenze e a quello che vi trovate a casa. Come base io utilizzerò la misura 21x8 ovale, nel mio caso ovviamente in argento, e abbiniamo una click clack di circa 20 cm, quella che poi va dove andremo poi con i fori in questa parte qui, dove andremo poi a cucire il nostro corpo borsa. L'uncinetto che utilizzerò per tutta la lavorazione, sia per la base che per le mattonelle, sarà il 3,5, quindi a questo punto iniziamo subito il tutorial. La spiegazione delle mattonelle io l'avevo già diciamo ampiamente spiegata nel tutorial della mia maxi bag sempre Granny Square, però è realizzata su 4 giri. Questa praticamente è la stessa cosa, però molte di voi appunto mi hanno espressamente chiesto di rispiegarla quando l'avrei realizzata più piccolina, per cui vi faccio vedere esattamente appunto come realizzarle. Iniziamo dal cappiettino, realizziamo 6 catenelle, quindi 3, 4, 5 e 6, chiudiamo in tondo con un punto bassissimo e iniziamo i nostri gruppi di 3 punti alti, perché utilizzeremo appunto il punto alto, e iniziamo col primo gruppo. La prima viene sostituita da 3 catenelle, quindi questa è la prima. Facciamo la seconda dentro il nostro cerchietto, la terza, e separiamo ogni gruppo da una catenella, quindi catenella, e andiamo a realizzare il nostro secondo gruppo, quindi 1, 2 e 3. Man mano la codina ce l'andiamo a lavorare, così non rischiamo che poi la mattonella si apre, insomma. Per cui secondo gruppo realizzato, catenella, andiamo a fare il terzo, quindi 1, 2, terzo punto alto, catenella, e andiamo ad eseguire l'ultimo gruppo, quindi il quarto, 2 e 3, catenella. Adesso noi cosa facciamo? Perché dobbiamo appunto fare il cambio colore, tagliamo il nostro filo, sfiliamo e andiamo a chiudere con astola di chiusura. Io vado sulla terza catenella, che era il primo punto, io inserisco l'uncinetto, prendo questo filo, lo faccio passare qui dentro, vado sull'ultima catenella eseguita, entro l'uncinetto qui e chiudo. Terminato, andiamo a nascondere il filo qui sul retro ed ecco completato il nostro primo giro. Questo filo lo lasciamo, quello invece che noi abbiamo già lavorato attorno lo accorciamo un attimo
e passiamo al secondo colore. Ricominciamo di nuovo, facciamo il nostro cappiettino e ci andiamo ad inserire. Io vi dico sempre nello stesso posto, perché così ci andiamo a lavorare anche un po' di codina e sempre rendiamo più salda la nostra mattonella. Andiamo ad inserirci dove abbiamo creato la catenella. Cosa facciamo? Ci inseriamo, facciamo un punto basso e iniziamo anche qui a realizzare un gruppo di 3 maglie alte, per cui il primo sostituito da 3 catenelle, ed eccole. Andiamo a fare il secondo, prendiamo questa codina e anche questa qui e ce la andiamo a lavorare in maniera tale, ripeto, che la mattonella risulti poi più salda nel tempo, per cui andiamo sempre dove abbiamo realizzato quindi lo spazietto della catenella, facciamo il secondo e facciamo anche il terzo punto alto. Andiamo avanti, ovviamente qui mancano ancora, che farò alla fine, gli altri 3 punti alti, per cui andiamo dove c'è l'altra catenella, sempre ci andiamo a tirare ancora un po' fino a questo punto, insomma, le nostre codine. Poi voglio dire, voi potete anche decidere di non lavorarle in questa maniera e cucirle, poi ognuno per come si trova meglio. Io devo dire che ho ottenuto dei buoni risultati lavorandoli in questa maniera, per cui cosa facciamo? Andiamo dove abbiamo fatto l'altra catenella, quindi dove si crea la separazione dei gruppi, e andiamo a fare 3 punti alti, quindi 1, 2, 3. Nello stesso punto noi cosa facciamo? Una catenella e andiamo a fare sempre qui all'interno altri 3 punti alti, quindi 1, 2 e 3, ed ecco qua. Andiamo a cercare l'altra catenella di separazione e andiamo a fare la stessa cosa, 2 praticamente gruppi di 3 maglie alte separate da una catenella. Aspettate che sfilo un po' di cotone, quindi 2, 3, catenella, altre 3 maglie alte, scusate, cerchiamo l'altro spazio e facciamo l'altro gruppo, quindi 1, 2 e 3, catenella, altre 3 maglie alte, quindi non facciamo altro che ripetere, e 3. Poi ci portiamo praticamente dove noi abbiamo iniziato, che vi avevo detto appunto che ne avevo fatte ancora altre 3, e andiamo a fare l'ultimo gruppo, per cui qui dentro andiamo a fare le ultime 3 maglie alte, 1, 2 e 3, catenella, anche qui andiamo a tagliare il nostro filo, sfiliamo, sempre dove sulla terza catenella del primo punto alto andiamo ad inserire, andrebbe bene farlo anche con un uncinetto più piccolo, però anche con questo ci dovremmo riuscire, per cui entriamo qui, facciamo passare il nostro filo, andiamo sull'ultima catenella, passiamo così e poi lo andiamo a nascondere qui dietro, solo in questa maniera, sempre perché poi io me lo vado a lavorare. Questi, vedete, li ho fatti passare qui sotto, li accorciamo, tanto non ci servono più,
ed ecco il nostro secondo giro, così come si presenta la mattonella. A questo punto facciamo insieme pure il terzo giro, così vi faccio vedere come realizzarlo. Quindi cappiettino, andiamo sempre dove abbiamo eseguito l'ultimo punto, quindi qua abbiamo la nostra codina, per cui al solito punto basso, 3 catenelle che sostituiscono la nostra prima maglia alta, andiamo a lavorarci anche le codine, quindi 1, cioè scusate 2, terzo punto, e adesso andiamo a fare un gruppo solo di 3 punti alti qui dove c'è lo spazio tra tutti e due. Sempre le codine ce le tiriamo ancora per un po' e andiamo a fare questo gruppo 1, 2 e 3. Io non faccio catenelle tra un gruppo e l'altro, tranne quello dove c'è l'angolo, appunto per creare l'angolo, se vi ricordate nel giro prima, poi qui io non faccio assolutamente nessuna catenella. Quindi siamo arrivati all'angolo e non dobbiamo fare altro che rifare quello che abbiamo fatto nel giro precedente. Quindi lo facciamo un'altra volta insieme, 1, 2, 3, catenella, 1, 2 e 3. Qui un'altra volta andiamo a fare il nostro gruppo di 3 e poi proseguire fino all'angolo e la nostra mattonella sarà completata. Non appena abbiamo terminato il terzo giro, poi facciamo un giro di contorno di punto basso, sempre facendo attenzione che nell'angolo dobbiamo creare un punto basso, una catenella e un punto basso che va così a contornare in maniera perfetta la nostra mattonella. Quindi a questo punto ci vediamo per farvi vedere la seconda parte della lavorazione. Andiamo adesso a contornare la nostra base, per cui cappiettino, io ho deciso di contornare sia le cuciture che tutte le mattonelline con il nero e il lurex argento, per cui partiamo dal lato più corto, dal punto centrale, e iniziamo a creare dei punti bassi e ne faremo 2 per ognuno, ad eccezione dell'angolo dove ne andiamo a fare 3, per cui 1 e 2, poi in quello successivo ne faremo 2 e in questi 2 invece ne andiamo a creare 3, per cui 1, 2, 3 e anche in quello successivo, così evitiamo anche che il lavoro si imbarchi, perché 2, insomma, ho fatto anche le prove, venivano troppo poche. Su questo lato lungo, fino ad arrivare qui, ne andiamo a creare solamente 2, quindi 1, quindi 2 punti bassi per ogni foro. Questo è un lavoro che mi avete visto fare tantissime volte, per cui quando arriviamo in ogni angolo noi ne facciamo 3 e 3, proseguiamo per 2, di nuovo 3 e 3 e poi rifacciamo la stessa identica cosa su questo lato, ad eccezione di questi 2 dove ne andiamo a fare 3 punti e 3 punti e poi 2 e chiudiamo con asola di chiusura. Ci vediamo non appena anche questa lavorazione è completa. Ho terminato quindi di bordare tutta la nostra base che possiamo momentaneamente accantonare. Poi cosa ho fatto? Ho realizzato 16 mattonelle suddivise 8 e 8 perché dovranno venire poi 2 strisce che poi vi farò vedere come cucire. Ho giocato un po' sui colori, infatti vedete ne ho create di diverso tipo. E cosa dobbiamo fare adesso?
disporle, insomma, in base a come volete, come io ho pensato di disporle in questa maniera, tutte 8, e dobbiamo adesso andare a creare la cucitura. E noi cosa facciamo adesso? Iniziamo a cucire tutte queste parti qui per creare la nostra striscia. Allora io mi sono già agganciata, prendiamo l'ago tirafettuccia e vi mostro la cucitura, che comunque è una cucitura che diciamo altre volte ho adoperato, è molto semplice. Queste momentaneamente le spostiamo. Allora noi, questo è il lato del dritto, noi le mettiamo così, quindi la parte, diciamo, il retro, e andiamo, io mi sono già agganciata, e andiamo a cucire praticamente le asoline esterne, per cui ci troviamo in questa posizione, qui mi sono agganciata. Allora, non so se riesco a farvelo vedere, adesso con l'ago ci riuscirò. Prendiamo le asoline esterne, quindi una e una, eccole qui, e andiamo a creare la cucitura. Andiamo da quest'altra parte, asola esterna con asola esterna, e così via fino ad arrivare alla fine. Faccio un altro punto, così vi faccio vedere anche come si vedrà nel momento che poi la mettiamo dal lato giusto. Quindi alla fine questo sarà il tipo di cucitura che viene fuori. Per cui adesso noi andiamo a creare queste due strisce da 8 e ci rivediamo per vedere come assemblarle insieme. Prima di andare avanti devo rettificare due cose, ovvero la base che vi ho detto che avrei utilizzato è questa qui da 21x8, ma nella composizione delle mattonelle mi sono accorta che come base risulta troppo piccola, per cui io utilizzerò una leggermente più grande ed esattamente da 24x8. Non vi rispiego come contornarla perché è identica, negli angoli ne metteremo 3 anziché 2 come qui, esattamente come ho spiegato in questa. Un'altra rettifica da fare è che le strisce, anziché da 7, saranno da 8 mattonelle, quindi anziché realizzare 16 mattonelle, dobbiamo realizzarne 14. Cambia poco, nel senso, come spiegazione, tutte le spiegazioni che ho dato rimangono quelle, ma appunto dobbiamo rettificare perché nel momento in cui io sono andata a fare la prova, mi sono accorta appunto che 8 sarebbero state eccessive, e quindi le ho scese a 7, e anche 7 mattonelle in questa qui appunto non sarebbe venuta bene, veniva troppo bombata, e quindi la mia decisione è stata questa, per cui a questo punto abbiamo quindi le nostre due strisce da 7 mattonelle, quindi tutte cucite. Adesso le dobbiamo cucire insieme, per cui dobbiamo sempre lavorare dal lato interno, e non ve lo rispiego più, ma dobbiamo continuare a fare la cucitura che abbiamo fatto, che ho spiegato prima. Dobbiamo andare a cucire tutta questa parte qui, per cui ci rivediamo per poi vedere come procedere nel prossimo passaggio. Ultimato anche questo passaggio di cucitura, non resta che andare, una volta che, se vi ricordate, noi dobbiamo prendere queste due strisce e cucirle qui, non ci resta che andare a cucire anche questa estremità in maniera tale da creare una sorta di cilindro, per cui con lo stesso sistema, sempre con lo stesso tipo di cucitura, sempre dalla parte interna, noi lo poniamo in questa maniera e andiamo a cucire questo lato. Ci rivediamo appena abbiamo finito questo passaggio per farvi vedere esattamente come poi andare a cucire il corpo borsa alla base. Completato pure questo passaggio, ecco come si presenterà, perché alla fine, nel momento che poi noi andiamo a cucire, più o meno sarà questo il risultato. Un'ultima cosa prima di cucire:
io effettuerò nella parte, sia nella parte da questa parte che questa parte, farò degli ulteriori giri di punto basso, ne farò circa 4, sempre con il lurex nero e argento, anche perché dall'altra parte io, dovendo inserire la click clack, vi mostro anche il motivo, perché così diciamo riprenderà il disegno. La click clack ovviamente si presenta più piccola, per cui dobbiamo fare in modo di andare a creare dei giri di punto basso per andare appunto a stringere man mano, poi facendo delle diminuzioni che vi spiegherò, per cui almeno un 3-4 giri li dobbiamo fare. A questo punto io infatti decido di farne pure 4 anche nella parte bassa, in maniera tale che la borsa assumerà un disegno omogeneo. Per cui ci attacchiamo con il filo qui, proseguiamo facendo dei normalissimi giri di punto basso e ci rivediamo per farvi vedere come procedere con la cucitura della base. Anche questa parte della borsa l'ho completata, ovvero i 4 giri che ho creato prima dell'attaccatura, perché come vi dicevo prima, anche qui, dovendo fare delle diminuzioni, ne dovrò creare altrettanti. Come cucitura vi faccio vedere qualche passaggio, ma più o meno, no più o meno, anzi è la stessa cosa che abbiamo fatto per quanto riguarda tutte le cuciture che vi ho mostrato in questo progetto, per cui asola esterna con asola esterna, quindi anche se si tratta della base, il sistema rimane identico, per cui non dobbiamo fare altro che continuare per tutto il giro, tirare per bene il filo e continuare. Io poi inizierò a fare i 4 giri che serviranno anche per permetterci di fare ad ogni giro delle diminuzioni. Le diminuzioni che io realizzerò sono, oltre a prenderò come punti di riferimento i laterali, cioè le zone dove ho cucito, e quindi andrò a creare una diminuzione qua, una al centro della mattonella e così via. Ripeterò questo passaggio per i primi 2 giri, se vedrò che servirà ancora stringere ulteriormente lo farò pure per il terzo giro. Quindi ci vediamo non appena avrò completato anche questo passaggio. Siamo arrivati all'ultimo passaggio di questa borsa. Dopo aver creato i 4 giri con le diminuzioni così come vi avevo detto, ho alloggiato la click clack, adesso non resta altro che cucirla. Quindi vi armate di un bel lago e iniziamo praticamente, quindi nelle asoline io inserisco nell'asolina più esterna per cercare di tirarlo dentro praticamente e mi inserisco nel foro che c'è qui sotto, vedete? È un passaggio anche questo che in altri tutorial ho spiegato, ma rinfrescarci la memoria non fa mai male. Poi vado sul foro successivo, sbuco, tiro per bene e cerco di fare in modo che si incastri perfettamente all'interno. Proseguo, foro successivo, tiro per bene, aspettate che ogni tanto si imbroglia un po' di filo, quindi tiro per bene, vado nel foro successivo ed esco. Questo lavoro, vedete che già la parte è già entrata all'interno, scusate, ecco qua. Questo lavoro lo facciamo per tutto il perimetro e ci vediamo non appena la borsa è completa. Ed eccola completata. Ho cucito la click clack e questo è il risultato. Spero che anche questo progetto vi sia piaciuto. Mi raccomando, se avete qualche dubbio per qualche passaggio, non esitate a domandare. Condividete con le vostre amiche e ci vediamo alla mia prossima creazione.